Ciao, sono Barbara, bentornati. Oggi realizzo qualcosa che vi ho proposto, ma non pensavo che avrebbe ricevuto così tante richieste e ne avete fatte veramente tante e quindi sì, oggi realizziamo l'anello della calma in casa. Vi ho fatto vedere in qualche video fa gli anelli della calma del mio shop, che sono questi con la rotellina girevole. Vi sono piaciuti molto, ho visto, e vi avevo detto che se volevate vi avrei fatto il tutorial per farveli da soli, ovviamente un po' diversi, però con cose reperibili molto facilmente. E quindi oggi è arrivato proprio quel video e mi è arrivato anche un pacchettino a sorpresa e adesso lo voglio aprire insieme a voi. No, non ho detto la verità, qualcosa l'ho già aperta e la sto indossando. Sono questi orecchini qui con le perle e questo filo di perle bellissimo. Il marchio è Anna Luisa, adesso vi faccio vedere perché c'è anche un anello, quindi questo era il video perfetto, parlo di anelli, vi faccio vedere un bel anello. E poi realizzeremo questo, vi spoilerò tutto in questo video, vi farò vedere, vi faremo insieme questo, guardate quanto è carino, che servirà appunto come anello della calma. Non è di quelli con la rotellina girevole, ma fa assolutamente quello che deve fare. Soprattutto rende anche calmi il farli, cioè, quindi diventi calmo se li fai e se li metti, quindi doppia calma. Ok, ho detto troppe cose, via il video. Vi mostro anche da questa parte perché voglio farvi vedere le confezioni. Come potete vedere sono, questa è una cosa per Lara ma la vedrete in un altro video, in carta e stoffa, non c'è plastica da nessuna parte, le confezioni spesso sono riciclate come anche i materiali. Questo è l'anellino che andrò a mettere oggi, non è l'anello della calma, quello lo faremo tra pochissimo, ma questo invece lo volevo indossare in modo che lo vedrete al mio dito per tutto quanto il video. È delicato, c'è questa pietra al centro, ok, mi piace tantissimo, era bello nel sito, ma dal vivo è ancora più bello. Anzi, se volete poi passate anche nel loro sito perché c'è anche una sorpresina per voi. E grazie a questa collaborazione mi hanno riservato un codice sconto per voi, quindi giù nella descrizione lo trovate scritto, lo potete utilizzare nel sito di Anna Luisa per avere uno sconticino, niente male. Quindi grazie Anna Luisa sia per queste sorprese per noi, sia per lo sconto per voi. E adesso continuiamo col video. E adesso si lavora. Allora, userò queste perline, questo anello della calma girevole, quello che lo trovate nel mio sito, lo togliamo perché realizzerò questo con le perline. Queste sono perline di lusso, veramente, si chiamano Miyuki e sono giapponesi, quelle bianche invece sono di madreperla. Ovviamente se non avete Miyuki potete utilizzare delle conterie di vetro come queste. Importante è che le perline del cerchio siano abbastanza sottili e che abbiate una perla un po' più grande da mettere al centro. Sarà quella che ruoterà facendo l'effetto anello della calma. Adesso mi vado a mettere le perline in questa ciotolina. Man mano che faremo il lavoro vi darò un po' di dritte che potrebbero esservi utili anche in altri lavori. Piccole tecniche per fare il lavoro con meno fatica o magari ecco un modo da farvi trovare il vostro stile. Utilizzerò questo filo, questo è un filo tecnico, si chiama Wildfire, è buonissimo, è della Bidalon, è rivestito in Teflon, è uno dei fili migliori al mondo e se volete vi farò dei kit con queste perle e con questo filo, magari chiedetemelo nei commenti e le metterò nel mio shop. Questo è veramente un filo resistente, ma potete utilizzare del filo da pesca, del nylon o volendo anche del filo elastico. Ci sono tantissimi metodi, alle brutte se non avete niente, vedete questo qui per esempio è l'esempio di un anellino elastico, ma vedrete che con un filo normale come quello che userò oggi non servirà l'elastico, l'anello entrerà lo stesso. Se non avete nulla di tutto ciò potete tranquillamente utilizzare un buon filo da cucito. Un filo da cucito tecnicamente in casa dovreste poterlo trovare, usate quello. Andiamo a tagliare il filo, adesso vedrete quanto è buono, eccolo, lo sapevo io, per tagliarlo. Guardate, è talmente tosto questo filo che per tagliarlo è complicato. Se vi capita che quando andate a tagliare un filo non vi si taglia bene, tra un po' vi spiego come fare, ma adesso prendiamo la misura del nostro dito. Come si fa a fare un anello della misura giusta? In teoria bisognerebbe possedere questo qui è la barra con le misure degli anelli, però è una cosa tecnica, ce l'ho io perché ho un ingrosso di bijou, ma altrimenti sarebbe strano averlo in casa senza un motivo di lavoro. Vedete, in questo modo uno mette l'anello e capisce che tipo di misura ha, ma adesso vi spiegherò un modo ancora più semplice, veramente facilissimo, vedrete che riuscirete a trovare la vostra misura perfetta in pochissimo tempo. Ok? Adesso questo io me lo rimetto
e vi faccio vedere. Prendete un foglietto di carta, se prendete la carta del quaderno con i quadretti meglio ancora più semplice. Tagliate una striscetta non eccessivamente alta e fasciatevi il dito con questa striscetta di carta. Ok, è il momento di toglierti. Ciao anello della calma. Ok, mettete la striscetta così, arrivate alla fine e poi o segnate con una penna o fate come faccio io, direttamente con la forbice tagliate. Voilà, visto quanto è facile, avete la misura del vostro dito, in pochissimi secondi, tac, avete fatto la vostra misura. Questo foglietto vi sarà utile per guida, come guida del nostro lavoro. Qui posso misurare con i centimetri per i lavori successivi, quindi magari lo fate una volta sola, poi la volta successiva potete utilizzare un righello, e se volete fare degli anelli con più colori potete tranquillamente disegnarli e poi ricrearli. Allora, il filo, questo potrebbe essere una delle tecniche, adesso vi faccio vedere come fare. Dovete fare questa cosa assolutamente. Prendete una perlina, infilatela, mandate fino alla fine del vostro filo e fate un nodino, cioè annodate l'ultima perlina. Questo sarà la vostra cintura di sicurezza dell'anello, nel senso che se per caso vi scappa il filo e le perline volano tutte quante a terra è un disastro. In questo modo niente nervosismo. Come si fa a finire il filo in maniera impeccabile? Ok, avete visto che con la forbice non va un granché, vi consiglio il trim. Con il trim riuscirete a tagliare il filo sempre affilatissimo, cioè proprio senza pelucchi, senza niente. Guardate come è venuto bene. Ok, quindi già seconda dritta. Per infilare le perline ci sono varie tecniche. Potete o prenderle così dalla ciotolina, ma è un po' dispersivo secondo me questa cosa, perché cadono giù, è un po' difficile. Vi faccio vedere altre tecniche adesso. Ok, qui sono entrate, però devo dire questa non è la mia tecnica preferita. Seconda possibilità, se avete delle perline molto piccole, potete tranquillamente, togliamo queste che mi impicciano, potete tranquillamente metterci un dito dentro e le perline si attaccheranno magicamente. Eccolo qui, vedete? Guardate, se lo rifaccio si rifà. E poi con il filo andare a toccare la perlina, automaticamente entrerà nel suo posto. Ok, non è difficile, questa è una tecnica che a me sinceramente piace parecchio. La terza tecnica ve la faccio vedere tra poco. Guardate, già ne ho infilate 5-6 in pochissimo tempo. Per la terza tecnica, che è quella forse più semplice perché vai proprio a caso e funziona sempre, vi serve un contenitore il più piccolo possibile, quindi un tappo di bottiglia, io userò questo qui trasparente, in cui le perline stiano strette strette. In questo modo voi potete tranquillamente pescare nel mucchio con il filo e qualche perlina entrerà sempre dentro. Guardate, basta fare ok, vedete? Niente, è caduta. Fate così e vedete le perline entreranno tranquillamente. Ogni 3-4 perline, mi raccomando, mandate giù, altrimenti poi il filo pesa e le perline cadono. Usiamo la nostra striscetta di carta per misurare, ma mi sa che non sono ancora arrivata a metà, quindi devo inserire ancora un pochino di perline. Non so voi se fate già cose del genere, ma io quando faccio queste robe qui, basta, il mio cervello si rilassa. Altro piccolo trucchetto per arrivare perfettamente al mezzo, piegate a metà il foglietto. Vabbè, questo non era proprio un consiglio, c'era facile questa cosa, ci sarete già, forse l'avevate già immaginato. Vado a mettere la mia perla, questa è una perla in madreperla, è molto 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 pregiata, molto carina, molto, diciamo che è buonetta. Non ho badato tanto a spese per fare questo anello e l'ho fatto proprio bello bello ricco, perché queste perline sono estremamente pregiate, eppure quella centrale. La cosa bella è che malgrado io abbia usato dei materiali pregiati, l'anello non sarà mai costoso, queste cose non costano mai tanto. Adesso devo prendere la misura per chiuderlo. Faccio un nodino, inserisco il dito nell'anello e stringo. Qui bisogna stare attenti che non scavalli nessuna perlina, mi raccomando, quindi quando fate questa cosa con un pochino di attenzione. Infatti lo devo rifare perché mi è venuta una ciofeca. Scusate, però ecco, queste cose sembrano facili, lo dico che è facile, però è ovvio che ho qualche piccola difficoltà, è normalissima. Ok, questo è il mio nodino, non c'è nessuna perlina che salta. Faccio un altro nodo, vedete?
e tecnicamente potrebbe già bastare, però questo tipo di nodo diciamo che potrebbe allentarsi e far aprire l'anello. Quindi io vi consiglio, dopo aver fatto il doppio nodo, di fare un nodo unito, ossia prendere entrambi i due fili e fare un cappietto. Adesso vi faccio vedere come lo farò. Innanzitutto togliamoci la nostra cintura di sicurezza che non ci serve più. Ok, tengo due fili uniti, insieme creo una solina e passo dentro. In pratica è un nodo solo ma fatto con due fili. L'unica difficoltà, bisogna stare un pochino attenti, non è proprio impossibile, si può fare, è cercare di avvicinare il più possibile il nodo all'altro nodo, se no diventa troppo in giù, non va bene. Quindi o vi aiutate con uno spillo o altrimenti con tanta pazienza prendete il nodo, lo spingete, lo spingete, lo spingete fino alla fine. Ecco come ho fatto qui, vedete? Si può fare. Tirate un po' e togliete le estremità, che non vi servono giustamente questi due pezzi di filo che sporgono. Ok, l'anellino della calma è fatto. Adesso lo potete andare a inserire, passerà a farlo scorrere. Che carino! Ok, a parte che è bellissimo, ma la funzione di questo anello è proprio questa pallina centrale che ruota, vedete? Poi potete farla rotolare e appunto usarla come anello della calma. Vedete, potete girarla così, così, lei comunque sia vi terrà compagnia. Se avete la mania di staccare le pellicine o comunque sia di martoriarvi le dita intorno alle unghie, potete applicare o farvi degli anelli della calma che si aggancino proprio così, che rimangano alla misura dell'unghia, vicino all'unghia, in modo che se avete il vizietto, invece di toccare la pelle, toccherete la perlina. Ovviamente questa non è una bacchetta magica, però diciamo che potrebbe anche aiutare, potrebbe essere un diversivo e magari riuscirete a non staccare pellicine, eccetera. E dopo tutto avrete comunque sia realizzato un anello bellissimo. Che ne dite? Ho le mani piene di anelli, sono bellissimi, molto belli, uno l'ho aperto e uno l'ho creato. Vedete, non ci è voluto tantissimo tempo, il video non è stato quasi mai velocizzato, quindi diciamo che una cosa del genere in 20-25 minuti riuscite a farla. Questo era l'anello della calma fai da te, facile facile. No, non è facilissimo, magari qualcuno potrebbe all'inizio avere un pochino di difficoltà, però allenandovi ci riuscirete, sono sicura, e vi darà tantissima soddisfazione. Quando create qualcosa con le vostre mani o quando cucinate o quando preparate qualcosa per qualcuno, la soddisfazione è una delle cose più belle che vi restano. Quindi provate a farli e raccontatemi com'è andata. Io vi aspetto al Romix e alle altre fiere, quindi se vedete questo video dopo aprile ci saranno una marea di altre fiere, leggete in descrizione o nell'home page del canale, io vi scriverò tutte le date di tutti i posti in cui andremo. Grazie ancora Anna Luisa per questa bellissima sorpresa e per il codice sconto che ha dedicato a voi che ci seguite. Io sono veramente molto contenta. Tra l'altro vi volevo dire, questi secondi orecchini che porto sono sempre di Anna Luisa, ma sono di 2 anni fa e ancora sono perfetti, quindi non vi parlo di cose in cui non credo, veramente questo brand è figo, quindi per questo ve ne parlo molto molto volentieri. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, grazie per averci seguito e un bacio a tutti quanti, ci vediamo prestissimo, ciao ciao!